Ragazzacci, buongiorno, buongiorno e benvenuti, nuovo video, capellino un pochino spettinato stamani. Allora, sbarbata di oggi, che come potete vedere nella seconda camera sarà una comparativa, come magari avete visto anche nella copertina del video. Una comparativa fra il lupo, in questo caso con la piastra 0,58, non so da quale parte è scritto di qua, sembra che la camera, sì, 0,58, e stiletto. Video richiesto, no, non il video richiesto, sono domanda fatta dall'amico Gigi di Sbarba sulla profondità, differenza di profondità di taglio fra questi due rassoi. Allora, come a me mi sembra ricordarli che sono simili, però per essere sicuro facciamo mezza faccia e mezza faccia come di abitudine, così come ho fatto con il Game Changer 68, e vediamo un po' le mie sensazioni, ragazzi, che potrebbero non essere le vostre. Allora, come la domanda viene dal gruppo Sbarba, facciamo un pochino di pubblicità all'amico Bruno. Prendiamo saponcino sapore di mare, Toscana Factory Lab, fatemi fare un pochino di posto. E le lamette che userò sono astraverdi, che ho già montato, ok, nei rassoi per guadagnare un po' di tempo. Allora facciamo un pochino di posto e mi bagno un attimino la faccia. Ho un sacco di prebarba, ragazzi, e non li uso mai. Fatemi mettere un pochino di prebarba oggi, perlomeno per finirli e toglierli di torno, anche se questo è un regalo dell'ermano Salvatore, che viveva come me qua nelle Americhe. Lui viveva in Panama, però è tornato in Italia. Ciao Salvatore, grazie per il regalo del Noai. Allora, Noai che quasi non ha profumazione, sicché non disturba. Allora ragazzi, apriamo il sapone, vedete che l'ho usato 2 o 3 volte. Prendiamo la mia solita dose di sapone, qualche goccina di acqua, lo sciogliamo sul fondo. E Toscana Factory Lab, amico Bruno, che ha tirato fuori, credo che la settimana scorsa o 2 settimane fa, 2 nuove profumazioni, Cuba e l'altra Santa Maria, mi sembra, non me lo ricordo, un posto di Firenze, credo che dove fanno il calcio storico, però ragazzi scusate la mia ignoranza, ora non me lo ricordo in questo momento. Santa Maria, non me lo ricordo, che però sono con la nuova formula, a detta di tutti migliorata, specialmente nel post rasatura. Pennellino anche è un Zenith rimarchiato Sbarba con ciuffo leggermente modificato e 100% tasso. Questo è Glory Manchurian Q1, e la nuova formula che è stata testata da molti ragazzi, tanto del gruppo Sbarba come del gruppo Sbarbiamoci Senza Pensieri. Bruno aveva fatto 3-4 campioni di formule diverse e questa sembra che è quella che è piaciuta di più. Stavo vedendo sui gruppi che sembra abbia avuto una buona accettazione, e qualcuno aveva scritto, ora non ricordo quale delle due, che aveva sentito la profumazione un pochino tenue. Ragazzi, anche per stare in normativa a volte credo che le profumazioni non possono in Italia, in Europa, essere tanto sparate. Allora, questa è veramente una profumazione buonissima, già che da voi ora arriva la primavera e l'estate, per queste stagioni, profumazione di mare, a me piace veramente veramente tanto. Guardate che bella schiuma che ha fatto il sapone, perché vi sono onesto, a me queste formule che aveva Bruno di Toscana Factory Lab mi piacevano tantissimo, guardate che schiuma, ragazzi. Ora, se addirittura l'ho migliorata, chapeau.
proprio profumazione ozonica, si sente, ricorda, qualcosa marino, ottima veramente, estiva, piacevole. Fatemi riaccendere la camera, che già ora non si dovrebbe spengere più. Allora, un sapone che vuole più acqua. Il sapone, ragazzi, che montato così in ciotola, secondo me già era fantastico. Vediamo ora, quando arriverà quello nuovo, quando si proverà, come sarà. Allora, incominciamo con il lupetto. Lupetto facciamo a destra. Lupo 58. Fantastico. Astra verdi. Barba di 2 giorni. Sta tagliando, che è un piacere. A me piace più il lupo del Game Changer, vi sono onesto. Sento la lametta più stabile. Anche se non è che vibri nel Game Changer, però la sento più canterina, io preferisco questo rasoio. Allora, prima metà andata fantastica, andiamo con sintesi, sentiamo la differenza verso del pelo, la lametta è la stessa. Allora, sento un pochino più di controllo con il lupo rispetto a questo. Questo c'è un pochino più l'angolo obbligato rispetto al lupo, specialmente in zona baffi ho sentito un pochino meglio il lupo, però ragazzi sono veramente simili. Non lo so, io sto sentendo questo rasoio più delicato del lupo, nonostante sia il 58. Comunque, in prima passata mi sento più liscio di qua, dal lato del lupo, ma parecchio. Non so come mai. Comunque, va bene, ora andiamo più che tutto qua in questa zona e zona collo. Comunque andiamo a fare l'altro passaggio. Secondo me questi saponi sono fantastici, ragazzi. Guardate come copre il sapone senza barba. Allora, lupo a destra, traverso. Sento che sta prendendo poco perché già in prima passata il taglio è fantastico del lupo, ragazzi.
ci vedo sempre meno, devo abituarmi a mettermi gli occhiali, me li sono fatti e non li uso mai. Allora, attraverso sensazione di taglio fantastica. Sento qui in questa zona che nonostante sia andato da sinistra a destra a sinistra, che ha lasciato un po' di pelo. Vediamo, fatemi rinsaponare perché c'è un pochino che sia uguale le condizioni. Allora, il traverso altrettanto piacevole che il lupo, veramente quella piccola differenza che avevo sentito nel lato del pelo, che a volte ragazzi può essere anche il rivestimento della lametta, Donna Baffi uguale perché io andando di traverso posso usare l'angolo che voglio. Già, con il traverso siamo praticamente uguali. Forse leggerissimamente meglio ora con il traverso, ma siamo lì. Lo stiletto qua in questa zona ha fatto un po' più di fatica il lupo qua, qui invece lo stiletto sono liscio liscio, cioè che ha recuperato quello che aveva perso un pochino nella prima passata. Allora fatemi togliere questa qua, tirare i peli. Andiamo a fare ritocchi con contropelo e vediamo se ci sono differenze di taglio. Comunque sono due rasoi che mi sembra, come gli avevo detto a Gigi, cioè come profondità di taglio siamo lì ragazzi, da quello che mi ricordavo, molto molto simili. Allora, come sensazione di taglio sento molto più simile il lupo, questo 58, con lo stiletto rispetto al Game Changer 68, lo sento molto più simile. Allora, andiamo di contropelo, sulla bassa del collo, molto bene le lamette, queste astraverdi comparate con le lord, quelle con la scritta araba che ho provato nella ultima sbarbata. Sentite che contropelo che appa parecchio perché il traverso in questa zona aveva lasciato barba, ora sì sono liscio. Allora ragazzi, super liscio, non sento più pelo da nessuna parte. Andiamo con stiletto.
Allora, in questa zona bassa, che è la mia parte dolorosa, difficile tagliare il pelo, benissimo entrambi i rassoi, li sento molto simili come taglio. Andiamo su un controfelo, vedete che sì, c'è qualcosa anche qui, ma molto molto meno aveva lasciato un traverso rispetto al lupo, molto meno. Ok. Ok, fatemi sciacquare. Vedete, vengono fuori qualche punto rosso, ma mi sembra di no. Allora, andiamo di allume o non andiamo di allume? Mettiamo un pochino di allume, vai, così sentiamo dove brucia di più. Perché vi sono onesto, sto sentendo da questa parte di qua un pochino più di bruciore. Qua non sento niente, è come se non mi fossi fatto la barba, però qua sto sentendo da questa parte di qua un pochino più. Non è di bruciore, ma la sensazione che sì, che ti sei fatto la barba e hai bisogno di un after. Ora pigiare mi sembra di aver pigiato uguale da tutte e due le parti. Sentiamo un po' cosa dice. Anche ora mettendo il sapone, qua sento qualche puntino, bruciare in qualche puntino, mentre di qua non sento assolutamente niente. Infatti l'allume da questa parte di qua la sto sentendo. Qui l'ho sentito un pochino l'allume, diversi punti bruciare. Sentiamo di qua. E di qua invece non lo sto praticamente sentendo. Molto 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 meno rispetto al lato destro della faccia, ma molto meno, perché avete visto che con lo stiletto, per arrivare praticamente allo stesso risultato, ho fatto qualche passatina di meno. Allora mi sciacquo. Pelle fantastica, dicono che la nuova formula addirittura ha migliorato il post rasatura. Io già questo lo sento fantastico. Vediamo. Lasciare
taglino a mollo, che oggi l'ho preso, l'avevo messo a mollo qui per preparare per la sbarbata e ha buttato fuori tutta la stearina bianca. Nonostante cerco di lavarlo e lo lascio qualche minutino in acqua, il tasso è tremendo, ragazzi, per trattenere il sapone. Allora, mi asciugo le mani, mi asciugo il viso. Asciugo il lavandino, asciugo tutto. Vedete che con il lupo, per arrivare qui a essere liscio, sono passato 20 volte e mi ha un pochino fregato. Allora, sotto collo mi sembra abbastanza bene. È rimasto un pochino qui nel centro, dove volevo fare metà e metà, alla fine non ho fatto nulla. Però anche di qua vedete che un pochino mi sono grattato. Zona molto difficile anche questa, non è liscia. Quando uno cerca qui il BBS in questa zona, specialmente io mi tendo un po' a sgranare lì. Allora, vediamo l'after, vediamo come va l'after. Stanno registrando le camere, no? Sono traumatizzato. After che si va agitato, già che ha gli oli in sospensione. Allora, qui bruciano tutte e due, però onestamente ormai avendo passato dal lume, il bruciore provocato dall'after è veramente minimo e uguale in entrambe le facce. Allora, mettiamo un attimino che asciughi l'after, vedrei con uno straccio perché ho le mani unte dell'after, finché non asciuga ha una sensazione leggermente unta. Diamo una lavatina veloce ai rasoi. A straverdi, ragazzi, che hanno tagliato, che è un piacere, sono veramente ottime. Allora, un attimino, quindi pazienza, e ci strusciamo le mani in faccia per sentire eventuali differenze. Fatemi intanto asciugare un pochino i rasoi, c'è un pelo. E li rimontiamo così. Allora, questo è il lupo. Ecco, ho perso la randellina, porca miseria. Niente, mi sono dimenticato. Ah no, è qua dentro, è trasparente, non la vedevo. Meno male. E con lo stiletto non c'è problema della lametta, della rondella, perché è incastonata. A posto, chiudiamo l'after e ora sì, facciamo qualche conclusione. Allora, asciugo bene le mani. Già l'after è praticamente asciutto. Allora ragazzi, onestamente, nonostante abbia usato il lupo a destra, che è più naturale usarlo così che usarlo con la destra, radersi il mio lato sinistro, sento il lato fatto con stiletto un pochino più profondo. Qua pigiando sento appena un pochino di pelo, specialmente in questa zona qua, che nonostante sia passato diverse volte, ma anche sulle guance un pochino di più. Qua mi sento molto più liscio. Anche questa zona che è difficile ha tolto quasi tutto, mentre di qua un pochino ancora sento. Anche zona baffi, qua sono veramente liscio, qui pigiando un pochino sento. E veramente sono molto simili come rasoi. E questo fa sentire un pochino meno, almeno come lo uso io, ho sentito un pochino meno la lama.
Su questo la sentivo appena un pochino di più, però come risultato finale mi è piaciuto di più lo stiletto. Il primo round verso del pelo lo ha vinto lui, deve essere che con il pelo lungo, questa sensazione che la lama forse sporge un po' di più, sono riuscito a farmi meglio il verso del pelo. Però quando siamo arrivati al traverso e contropelo, stiletto ha vinto gli altri 2 round sicuramente ai punti, e direi che vince stiletto, un pochino più profondo rispetto al lupo, appena ma un pochino più profondo. Sapone ragazzi, sarà anche la vecchia formula ormai, ma mi sembra fantastico, anche la profumazione è buonissima, estiva, marina, veramente piacevole. Che altro? Anche il pennellozzo, questo va bene, è uno Zenith ragazzi, qui si va sul sicuro, ha lavorato perfettamente, avete visto come ha montato benissimo il sapone. Va bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete tutti e due questi rasoi ditemi come sempre la vostra, anche del sapone, e ci vediamo alla prossima. Ciao, un abbraccio.